Per molti fotografi è la parte più divertente del proprio lavoro, per altri no. Partendo dal presupposto che una bella foto deve essere bella in partenza, l'editing può dare una spintarella all'immagine. Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e oggi vi mostro come modifico le mie foto su Lightroom. Piccolo appunto, oggi vedremo come modificare in particolare i file provenienti da una macchina Fujifilm. E a proposito di Fujifilm, queste macchine hanno all'interno delle simulazioni pellicola accessibili e modificabili che per alcuni potrebbero bastare come processo di editing, essendo più veloce. Detto ciò, io preferisco sempre dare il mio tocco creativo alle mie foto, quindi passiamo al PC e vediamo come fare. Ok, partiamo con una foto che ho scattato a Reggio Emilia. Direi che di base già mi piace così. I colori sono ottimi, sono molto belli. Solitamente la prima cosa che faccio è andare in questa zona dove ci sono questi 4 quadratini che mi fa accedere al browser delle simulazioni di Fujifilm e andarmi a scegliere una simulazione di partenza per cominciare poi a modificare il resto della foto. Direi che il Provia è bello. Allora ci metto un'astia come profilo, però quel giallo voglio che picchi un po' di più, perché picchiava parecchio, mi ricordo. A livello di esposizione gli diamo un chicco di esposizione in più. Il contrasto non lo tocco perché di solito lo modifico sempre tramite le curve. La seconda cosa che facciamo è aumentare un chicco le luci e le ombre, in questo caso per far uscire un po' più di dettagli qua dietro, ma nel contempo tiriamo giù i neri. Ora a questo punto io abbasso la chiarezza per far uscire un po' di bagliore nelle zone parecchio illuminate, ma solo un chicco. Ok, così dovrebbe bastare. E do un pochino di texture per recuperare la nitidezza che ho perso diminuendo la chiarezza. Poi tolgo sempre 1 o 2 tacche di saturazione e ne do 2 o 3 in vividezza solitamente. Perfetto. Allora, nelle curve voglio che l'immagine sia un po' più contrastata. Ok, così dovrebbe andare bene. Poi andiamo a modificare un po' questo giallo e questi rossi qua. Al giallo gli diamo un po' di saturazione, ai rossi invece diamo un po' di luminanza per farli diventare un po' più effetto pastello. Il giallo possiamo cambiarne la tonalità, non troppo. È tendente un po' al verde, gli diamo un -6. Esatto, perché tendeva troppo al verde prima. Allora io voglio che le pieghe di questo telo siano un po' più evidenti, quindi nella curva di viraggio cerco di, ecco, nelle parti in cui il telo crea le pieghe, le parti ombrate, cerco di contrastare di più e nelle parti illuminate cerco di contrastare di meno. E va bene, fondamentalmente l'immagine mi piace già così. Quindi, però effettivamente a guardarci bene adesso vorrei un po' più di contrasto su questa immagine. Forse lo slider del contrasto fa al caso mio. Sì. Quindi aggiungiamo un po' più di contrasto. Non troppo. E così già mi piace di più. E questa è l'immagine finale. Allora, questa foto io ce la vedo molto
in bianco e nero, o almeno proviamo. Decisamente, sì. Però io mi vado a prendere sempre il bianco e nero dal profilo Fujifilm. Allora, Acros standard. Poi voglio dare molta enfasi a lui, ma voglio anche arricchire un po' questa zona qua dietro, quindi gli do un chicco di esposizione in più, un chicco di luce in più, un po' di ombre, tiro giù di nuovo i neri. Allora, la chiarezza in questo caso preferisco dargliene un po' di più per dare quell'effetto un po' più drammatico all'immagine e anche di texture. Anzi, sai cosa facciamo? Gli tiriamo via un po' di chiarezza per fare un effetto un po' più soft nel complesso. Diamo la texture e poi io voglio che la sua faccia sia particolarmente drammatica, quindi utilizziamo un filtro radiale e lo slappiamo sulla sua face. Allora, via l'esposizione in più, inverti. Adesso dovrebbe essere concentrata sì sulla sua faccia. Da qui gli do un po' più di chiarezza per far uscire più che altro i difetti sulla sua pelle. Gli do un po' di chiarezza e un po' di texture in più. Così vado a compensare quello che ho rimosso nel totale dell'immagine. Un'altra chiarezza, un altro po' di chiarezza lo voglio sulle dita e sul sassofono. Però per questo prendo il pennello e do una pennellata generale al sax e alle sue dita. Rimuovo la correzione di esposizione che mi fa in automatico e anche qua gli diamo della chiarezza in più e delle texture in più. E così sono contento. Esatto, vedete questa zona qua? È proprio quello che volevo. Un'altra cosa che voglio fare, sempre con un filtro radiale, vado a dare della chiarezza qua per far spuntare più che altro un po' fuori l'edificio che viene riflesso attraverso il bar. Inverti. Allora, chiarezza non troppa. Qui texture ne togliamo un pizzico. La luce non cambia più di tanto e poi facciamo la stessa cosa nelle curve di viraggio con questo pallino. Voglio dare più enfasi a lui, ma voglio che comunque il tizio nel caffè sia visibile. E posto, prima e dopo. Anche qua il ritaglio penso che lo lascerò così, mi piace di più. Ok, per questo tutorial è tutto. Come avete visto non faccio chissà quante modifiche, tralasciando che la seconda foto era effettivamente un chicco più complessa come quantità di modifiche che ho aggiunto. Spero di avervi dato qualche consiglio su come approcciarvi al mondo dei file Fujifilm e alla fin fine dovete essere voi a trovare il vostro stile di editing, se volete dare più colore, volete che i colori siano
più pastellosi, se li volete meno saturi. Lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.